La cosa che mi ha dato tantissimo gioia è mio padre che mi ha scritto una mail in cui mi diceva che non era riuscito a dormire, tutta la notte si era messo a scrivere perché... Pronto? Ok. Il telefono dice, la mia famiglia. Chi vuole iniziare? Io? La mia famiglia è un bell'argomento. Penso che le famiglie siano tante, ecco, non sia esclusivamente quella da cui proveniamo e che nel tempo impariamo forse a trovare dei nidi diversi rispetto a quelli da cui siamo partiti. Per voi invece? Io ho un buon rapporto con mia madre da quando soprattutto avevo fatto coming out e all'inizio non l'aveva accettato per niente, poi ci ha lavorato, è andata a sentire altre persone, eccetera, ha fatto questo percorso meraviglioso di scoperta e quindi con lei ho un bellissimo rapporto. Con mio padre non parlo più da qualche anno perché per vari motivi, tra cui il fatto che non mi ha mai accettata e quindi ho deciso di cercare un'altra famiglia. Io ho un rapporto con la mia famiglia un po' complicato. Trasferendomi poi a Milano questo mi ha permesso di poter fare delle scelte. Nonostante ci sia questo stereotipo che sia una città che, un po' come tutte le grandi città, che non ti accolga, io in realtà ho ricevuto una sensazione totalmente contraria. Sono stato accolto e lì ho potuto fare la scelta di poter decidere chi fossero le persone che per me erano famiglia e quella sensazione che per tanto tempo io non ho avuto di appartenenza, che per me è stata, e alla fine lo è tuttora, una ferita che difficilmente si rimarginerà. Ringrazio principalmente la comunità, perché mi sono sentito parte di qualcosa. Sono andato un po' sul dark, scusate. Voglio dire, è il tuo vissuto, chiaramente. Ma invece la volete creare una vostra famiglia? Questa è la mia domanda, perché abbiamo parlato delle nostre famiglie di origine. Io sì, dico già così. Io ci sto provando con la mia compagna. Ah, bello. E quindi ci stiamo scontrando contro una serie di cose, convenzioni, dottori, ovviamente dobbiamo utilizzare metodi. Certo. E quindi è molto complesso, però sì, però diciamo che lo vorrei fare, ecco. Però già siete famiglia comunque. Sì, con 3 gatti, quindi sì, assolutamente, sì. Quindi aumentarne i componenti, le componenti però. Assolutamente. Sì, cioè, secondo me non esiste per forza un concetto stereotipato di famiglia. Cioè, per me al momento, nonostante capisco il tuo desiderio, però per me la mia famiglia sono i miei amici. Allora, cioè, per quanto riguarda la nozione di famiglia, appunto inteso come prole, avere dei figli, eccetera, che è bellissimo ed è assolutamente un tuo diritto, anzi te lo auguro, però devo dire che mi fa proprio specie avere la responsabilità di un'altra vita, cioè già faccio fatica con avere la responsabilità di me stesso, cioè il fatto di avere un figlio, per quanto deve essere comunque una bellissima, una gioia, mi fa molta paura, è una cosa che un po' devo dire che mi spaventa e non so, che magari può sembrare un po' egoistico, però mi sembra che vada un po' a limitare la mia di libertà. Per me fino all'anno scorso era no, cioè fino a febbraio era no. Era non me la sento. Cosa è Fino successo a febbraio? Cos'è che ti ha fatto? Non lo so. Cioè io mi immaginavo le maestre a scuola, se dovessi mai portare mio figlio o mia figlia a scuola, le maestre e spiegargli, ciao, siamo una coppia di 2 donne che hanno un figlio. E ho detto no, ho tanta paura di fare questa cosa. A febbraio è come se avessi fatto uno scatto mentale per cui ho detto ce la posso fare anch'io. E poi la seconda fase liberatoria è stata anche è un problema loro. Cioè sarà un problema loro, nel caso se sarà un problema loro, se sarà un problema, non sarà un problema mio.
Sai che tra 5 anni magari avrai un figlio. Esatto. Io ne avrai 2. Mai dire mai. Figlio, io. Temo che tra 5 anni potrei trovarti in pizzeria con tipo 4 No. seggiolini. No, credo. Ma guarda che chi è così poi alla Poi alla fine fine... arriva. Dici che sono il primo poi tra Sì, sì, qua. sì, Marsupio, Sarò il sì. primo. Ma subito, quella tra cose. Mamma mia. Pronto? Ok. Nella mia famiglia biologica mi sono sentito accettata. È una domanda. È una domanda. No, quando? Non è tanto il concetto, secondo me, di essere accettato, che non è una cosa, cioè non è un termine che mi piace, non devo essere accettato da nessuno, ci sono. Per me più forse è un concetto di voler condividere quella parte della mia vita che può essere predominante o no. Il vero e proprio coming out con i miei l'ho fatto quando avevo 30 anni, 6 anni fa, e ricordo una sera di estate, perché ero andato a trovare i miei genitori, abbiamo avuto una discussione accesa perché vedevo da parte di entrambi un muro, soprattutto da parte di mio padre, che mi diceva vabbè, questo abbiamo potuto fare. Ma quello che appunto io magari biasimavo loro era il fatto di ma perché non mi fate delle domande ma su quello che può essere la vita quotidiana, cioè su quello che magari ho anche io vissuto durante la mia adolescenza, su quanto io ho dovuto soffrire per poter arrivare a questa mia consapevolezza, perché poi alla fine per me il coming out è stato questo, una consapevolezza nei confronti di me stesso. Però la cosa che mi ha dato tantissimo gioia è mio padre che mi ha scritto una mail in cui mi diceva che non era riuscito a dormire tutta la notte, si era messo a scrivere perché si era dispiaciuto del fatto che non c'era stato e che da lì in poi ci sarebbe voluto stare, e per me quello è stato il momento in cui ho capito vuole allora finalmente condividere qualcosa con me e non solo chiedermi quel come stai, ma andare un po' più in profondità. Il mio invece è stato un po' esilarante perché io l'avevo calibrato nei minimi dettagli, avevo portato mia mamma e mio padre al mare, avevo appena letto, mi ricordo, il libro di Susanna Tamarova Dove ti porto il cuore, quindi mi ricordo sta frase, e spero di citarla giusta, che diceva che uno dei più grandi rimpianti nella vita sono le cose non dette, quindi ho detto adesso devo dirla sta roba. Quindi l'ho portati al mare, il tramonto, tutte queste cose qua, mi sono messo, ho detto mamma, papà, vi leggo questo pezzettino di libro che insomma, avevo letto da poco e ho detto no, papà, sono gay. E cioè, i miei insomma, sono stati, come dire, la reazione non è stata delle migliori, non si è aperto un momento felice, ecco. E, probabilmente loro non si aspettavano questo, però al netto di quella che può essere stata la reazione loro e che tuttora in realtà è un po' difficile da gestire, però quello che a me viene da dire rispetto alla mia esperienza è che io l'ho detto nel momento in cui mi sentivo di essere pronto, quindi l'ho detto insomma, a 30 anni suonati, ma era l'unico momento giusto, cioè avrei potuto farlo a 19, no, non avrei potuto farlo perché probabilmente quel tipo di reazione che hanno avuto i miei a 19 avrebbe avuto un impatto, a 30 non l'ha avuta. Io alla fine quello che ho detto, se voi decidete che sia un peso lo portate voi, ma non è così. Esatto. Io posso darvi una mano ad alleggerirvi questa cosa, però per me non è un peso. Tramonto addirittura. Tramonto, sì, ma potresti fare il delirio coming out proprio. planner. Sì, però c'era Elodie sottofondo. la musica. La sentivo sì dal bar che Dalla arrivava, io con dalla spiaggia. dalla spiaggia, esatto. Dal Ciringhito. Del Ciringhito. E poi 11. Pronto? Ok. Il momento in cui avete detto ecco, questa è una famiglia. Chi vuole iniziare? Ho percepito dei momenti in cui mi sentivo una famiglia, anche veramente con il gruppo del CIG. Quando facevo il percorso per poter poi entrare nel CIG, nel gruppo accoglienza, c'è stato questo semi-ritiro di 2 giorni con i senior e c'è stato un momento in cui veramente per me è stata una sorta di svolta. Semplicemente vedere una ragazza che era lì, che stava facendo il mio stesso percorso,
nel momento in cui ci siamo abbracciati e da lì si è come aperta una diga di sentimenti e io mi sono sentito in quel momento in una famiglia, in qualcosa che aveva un senso ed è stato per me un momento che ha veramente messo una fine e un inizio a qualcosa di nuovo totalmente per me. Personalmente, a livello lavorativo, mi ha proprio aperto gli occhi verso qualcosa di completamente diverso. Abbiamo parlato anche della cura, tra virgolette, come si dice, della cura verso gli altri. A me è venuto in mente un episodio con un'amica che era in un momento terribile e quindi ha dovuto fare un TSO. Io la conoscevo già da un po' e le volevo bene, però è stato proprio il momento in cui ho deciso di prendermi cura per quello che potevo fare. Certo. Quindi sono andata a trovarla tutti i giorni in psichiatria, che comunque è un luogo tosto. Certo. Cioè, non so se ci siete mai stati, però è un luogo tosto. Lei era molto giovane, io ero molto giovane. Però per me quel fatto di andarla a trovare tutti i giorni, vedendola stare malissimo, proprio, cioè era un'altra persona, era proprio un brutto momento, cogliere quel momento per me, ecco, lì mi sono sentita in famiglia, cioè, però cercando di dare, in quel momento dovevo dare, non dovevo prendere. Pronto? Mi dica. Ok, grazie. Quali sono i confini di una famiglia? Può essere considerata poliamorosa una famiglia? Raga, spero di sì. Io spero proprio di sì, cioè per come la penso, sì. Secondo me famiglia è, innanzitutto lo decidono le persone coinvolte, con anche le responsabilità. Adesso non è che tu incontri una persona della mia famiglia, però se uno lo desidera, se c'è l'impegno, se c'è amore, perché no? Ci sono sempre state famiglie alternative in passato, se si può parlare di alternative a un modello. E poi veramente famiglia può essere anche una nonna, una madre e una figlia. Mi viene in mente Raffaella Carrà che parlava proprio di questo e ne parlava 40 anni fa. E lei stessa diceva ad esempio anche del concetto di adozione, perché io donna single negli anni 80-90 non posso adottare. Di base finché, per come la penso io, finché c'è rispetto, cura, amore, sicurezza, cioè quelli sono i 4 ingredienti fondamentali e unici che servono per creare un nucleo familiare, una famiglia. È proprio un concetto, superare probabilmente il concetto di modello poi anche di base, cioè sapere che è un concetto appunto in evoluzione e che cambia nel tempo. Famiglia è anche la stessa persona, lo stesso individuo, perché non è detto che possiamo trovare una persona che possa avere un ruolo significativo, ma ciò nonostante la stessa persona nella sua individualità deve essere degna e di sentirsi, come dire, non inferiore rispetto ai modelli che la società civile può offrire.